But for his wife and rock Camilla, Saturday will cement a mighty transformation from world's most hated second women to Queen of the United Kingdom. La principessa Anna, uno dei membri più devoti della famiglia reale britannica, è nota per la sua schiettezza e il suo senso di responsabilità. Ma pochi sanno che c'è una persona che l'ha fatta arrabbiare profondamente. Cosa ha spinto una principessa calma e disciplinata come Anna a reagire in modo così forte? È legato a un evento o è una storia completamente diversa? Esploriamo il mistero dietro questo drammatico confronto reale. L'evento della nascita e della prima esistenza. Molte persone nel Regno Unito hanno l'impressione che la principessa Anna sia la figlia del principe Filippo da tempo scomparsa. La ragione è la personalità vivace della principessa. Nonostante sia l'unica figlia, la regina Elisabetta II è l'unica figlia dei suoi 4 figli. I suoi genitori, la regina Elisabetta II e il principe Filippo, duca di Edimburgo, hanno dato il benvenuto alla figlia, la principessa Anne, il 15 agosto 1950. Era la sua unica figlia e il suo secondo figlio. La casa di Londra nota come Clarence House, che ha forti legami con la famiglia reale, è stata il luogo della sua nascita, oltre al proprio nome, che è Anna Isabel Alicia Luisa. Ha anche i nomi di diversi membri della sua famiglia e della sua ascendenza reale inclusi nel suo intero nome. Al momento della sua nascita, la terza e ultima linea di successione al trono britannico era costituita dalla madre e dal fratello maggiore Carlo, che sarebbe poi diventato re Carlo Terrecero. In seguito alla scomparsa del nonno e all'ascesa al potere della madre, nel 1952 è salita al secondo posto e attualmente è 17ª nella linea di successione. Tra i membri della famiglia reale britannica, la principessa Anna è salita alla ribalta fin dall'inizio. Quasi subito dopo la sua nascita, acclamata da tutta la nazione, divenne un membro molto amato della famiglia reale. All'inizio della sua esistenza, fu benedetta da una vita piena di abbondanza e prosperità. D'altra parte, sia la madre, la regina Elisabetta II, sia il padre erano irremovibili nel volerla crescere in una famiglia tradizionale. La giovinezza di Anna è stata piena di emozioni e attività, e non si è mai fermata. Passava molto tempo a giocare con il fratello maggiore, il principe Carlo, con cui aveva un rapporto molto stretto. Questo è dovuto al fatto che i loro genitori erano preoccupati dalle responsabilità reali mentre erano giovani e per questo motivo non erano disponibili per loro. In seguito a questa nomina, Catherine Peebles fu incaricata di prendersi cura di Anne e dei suoi fratelli Edward, Andrew e Charles. Nei primi anni di scuola di Anne, la Peebles si occupò della sua educazione a Buckingham Palace. L'incoronazione della madre di Anna ebbe luogo nel giugno del 1953, ma Anna non poté partecipare a causa della sua giovane età. Una parte significativa dei primi anni di Anna fu dedicata agli studi. Uno dei più importanti collegi femminili del Kent, la Benenden School, fu il luogo in cui ricevette la sua educazione. A Benenden non gli furono concessi particolari vantaggi, nonostante la sua posizione reale. Nel corso di questi anni, si è distinta per il suo autocontrollo e la sua dedizione al lavoro. Ha raccolto l'ammirazione dei suoi istruttori, studenti e compagni di squadra per la sua perseveranza e i suoi risultati dentro e fuori dal campo. Una delle passioni più care alla principessa Anna è iniziata in tenera età ed è proseguita per tutta la vita. Dedicava una parte significativa del suo tempo libero all'equitazione e alla cura dei cavalli, un'attività che i genitori la incoraggiavano a praticare. In seguito, nella sua vita adulta, avrebbe partecipato ai massimi livelli dello sport professionistico, compresi i Giochi Olimpici, e questo desiderio si sarebbe rivelato un fattore significativo per il suo successo. Fin da piccola, Anna è stata coinvolta anche nella comunità e nelle organizzazioni di beneficenza. Fu in giovane età che fu esposta agli obblighi che derivano dall'essere un membro della famiglia reale. Accompagnata dai genitori nelle occasioni ufficiali, ha imparato ad apprezzare il significato del dovere civico. Grazie alla sua precoce esposizione agli obblighi reali, si è trasformata nella principessa devota e coscienziosa che il mondo intero conosce oggi. Durante gli anni della formazione della principessa Anna sono emersi alcuni problemi. Essendo un membro della famiglia reale, la principessa era sottoposta a un grande controllo e il pubblico aveva aspettative molto alte nei suoi confronti. Anna, invece, ha affrontato queste difficoltà con equilibrio e determinazione. Grazie alla sua risolutezza e al suo comportamento schietto,
si è guadagnato l'affetto della popolazione e della famiglia reale. La passione per l'equitazione. I risultati e i contributi che la principessa Anna ha dato durante il suo periodo di isolamento hanno avuto un effetto che si è esteso al di là del regno della famiglia reale e ha finito per raggiungere il regno dello sport. Grazie al suo notevole impegno nello sport, oggi è considerata una delle persone più in vista. Ho già detto che aveva una passione per l'equitazione. La passione della principessa Anna per l'equitazione è iniziata quando era ancora una bambina. Per perseguire il suo amore, si è impegnata a fondo per prepararsi a diventare una cavallerizza brava e competitiva. Il 1971 è stato l'anno in cui ha ottenuto il suo risultato più significativo in questo campo. Ha infatti trionfato ai campionati europei di equitazione, aggiudicandosi il campionato individuale. Un anno dopo, nel 1977, la principessa Anna entrò nella storia diventando il primo membro della famiglia reale britannica a partecipare ai Giochi Olimpici. Questo traguardo è stato raggiunto a meno di 5 anni di distanza dal precedente, grazie alla sua partecipazione alla gara di eventing alle Olimpiadi di Montreal. Poté mostrare la sua esperienza e la sua dedizione a questo sport su scala mondiale. Oltre ai suoi grandi successi, la principessa Anna è stata una convinta sostenitrice e promotrice di questi sport per tutta la vita. Tra i vari ruoli che ha ricoperto nel mondo delle abduction, è particolarmente degna di nota la leadership della Federazione Internazionale di Sequestro che ha ricoperto dal 1986 al 1994. Il suo incrollabile impegno in questo sport è tuttora ben noto e apprezzato. Quando si nasce in una famiglia reale, ci si aspetta che ci si prepari per i doveri ufficiali e gli incontri diplomatici. Questi obblighi sono imposti a ogni singola principessa. Per continuare a indagare sulle sue prime responsabilità come regina e sui suoi viaggi diplomatici, vi invitiamo a rimanere sintonizzati. Gli obblighi iniziali della sua principessa. Uno dei primi obblighi che la principessa Anna era tenuta a svolgere era quello di accompagnare la madre, la regina, nelle visite ufficiali. Non deve sorprendere che Anna e Carlo abbiano partecipato ai colloqui della regina con vari dignitari. Un articolo scritto da Annetta Constantinides per Insider sostiene che durante i suoi 70 anni di regno, la regina Elisabetta II ha incontrato tutti i presidenti in carica, ad eccezione di Lyndon B. Johnson. Adoro la vita. Le relazioni personali della principessa Anna sono state oggetto di grande attenzione da parte del pubblico e dei media, essendo l'unica discendente della famiglia reale considerata la più venerata al mondo. Queste relazioni hanno fornito uno spaccato degli alti e bassi della vita della famiglia reale britannica. Seguendo i propri interessi, alcune persone riescono a trovare l'amore, e la principessa Anna è un buon esempio di questo fenomeno. Avete idea di chi sia questo individuo? Continuate a guardare per trovare la soluzione. Andrew Parker Bowles, ufficiale militare e tenente della Guardia della Regina, fu il primo importante compagno sentimentale della principessa Anna. Anche lui era impiegato nella Guardia della Regina. Nonostante il profondo legame che li univa, i due non si sposarono, anche se la loro relazione suscitò molta attenzione negli anni 60. Dopo il loro matrimonio, Andrew sposò Camilla Shand, che sarebbe diventata la duchessa di Cornovaglia. Durante la sua vita, Anne ha avuto la prima relazione con il capitano Mark Phillips, un noto equestre, che si è rivelata cruciale e duratura. Una delle cose che li ha uniti è stata la passione di Anna per i cavalli. Si sono incontrati durante una gara di equitazione a Città del Messico. L'anello con zaffiro e diamante Garrard della principessa Anna fu presentato al pubblico per la prima volta nel 1973, quando la coppia annunciò il proprio fidanzamento. In questa fotografia degli anni 70, la regina e Anna sembrano salire insieme su un aereo all'aeroporto di Heathrow a Londra. Si preparano a intraprendere un viaggio in Australia e Nuova Zelanda che durerà 2 mesi. Durante il loro viaggio ufficiale negli Stati Uniti nel 1969, quando Anna e suo fratello Carlos avevano entrambi 19 anni, ebbero anche l'opportunità di incontrare il presidente Joseph Nixon. La principessa ha rotto con la tradizione e ha scelto di indossare capi poco ortodossi, che l'hanno portata a diventare una star della moda all'interno della famiglia reale. Dopo l'evento alla Dunblane Primary School di Stirling, in Scozia, la regina e Anna hanno fatto le loro condoglianze e hanno depositato omaggi floreali fuori dalla scuola.
Negli anni successivi, la principessa Anna ha partecipato a diverse missioni diplomatiche e responsabilità reali, tra cui le visite ai paesi dello Zimbabwe, del Botswana e del Kenya nel corso degli anni *80. Inoltre, nell'ambito delle sue responsabilità reali, ha viaggiato in paesi del Medio Oriente, con tappe in Cina e Sri Lanka. In sintesi, è in una posizione forte per sostenere e portare avanti le idee tradizionali della famiglia reale nel suo complesso. Mark, noto per le sue abilità equestri, è stato parte integrante della squadra equestre britannica che ha trionfato alle Olimpiadi di Monaco nel 1972, portando a casa la medaglia d'oro. Quando la coppia è stata intervistata per il loro fidanzamento, una delle domande poste è stata se credessero o meno che il loro matrimonio sarebbe stato in grado di sopportare i grandi obblighi di servizio pubblico e l'attenzione dei media a cui saranno sottoposti. Il capitano ha risposto: «Credo che quest'anno ne abbiamo avuto abbastanza». Tuttavia, Anna è intervenuta dicendo: «Siete in grado di farlo? Sembra probabile che sia stato lui a compierlo». Ha proseguito: «La coppia si è unita in una grandiosa cerimonia tenutasi nell'abbazia di Westminster il 14 novembre 1973, dopo lo sbocciare della loro relazione sentimentale. Si stima che circa 100 milioni di persone in tutto il mondo abbiano assistito all'evento, rendendolo un evento estremamente pubblico. A quel punto si trasferirono a Gatcombe Park. I suoi figli sono nati senza titoli, poiché Phillips non ha accettato una contea, cosa che accade regolarmente agli uomini senza titolo che si sposano con la famiglia reale. Nel 1977 è nato Peter Phillips e nel 1981 è venuta al mondo Sarah Phillips. Tuttavia, con il passare del tempo, le tensioni della vita pubblica e le incompatibilità cominciarono ad avere un impatto sul loro matrimonio. Entrambi i coniugi sono stati coinvolti in una serie di controversie legate a relazioni extraconiugali che hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. Il 1989 è stato l'anno in cui Anne e Mark hanno finalmente ufficializzato la loro separazione, dopo anni di allontanamento l'uno dall'altra. Il 1992 è stato l'anno in cui il loro divorzio è stato finalizzato, segnando la fine formale del loro matrimonio durato quasi 19 anni. Non è stato così per la principessa Anna, nonostante il fatto che i membri della famiglia reale britannica siano spesso accolti con affetto e adorazione nel Regno Unito. Solo 2 mesi dopo il suo primo matrimonio le accadde un evento. Prossimamente vi daremo tutte le informazioni. Timothy Lawrence, un ufficiale di marina che in passato aveva prestato servizio come scudiero della regina Elisabetta II, fu la persona con cui la principessa Anna riprese la sua vita sentimentale 8 mesi dopo la fine della relazione con Mark Phillips. Solo quando vennero rese pubbliche le lettere di Buckingham Palace si scoprì il suo legame con Timothy. Durante questo periodo, la loro passione fiorì in privato, lontano dagli occhi del pubblico. Nonostante tutto, la principessa Anna trovò il coraggio di legarsi in una piccola cerimonia privata che ebbe luogo in Scozia il 12 dicembre 1922. La longevità del loro matrimonio e il sostegno reciproco che si danno l'un l'altro si riflettono nel fatto che Timothy Lawrence è diventato una presenza frequente sia negli incontri pubblici che in quelli privati. Nel contesto della sua vita sentimentale, la principessa Anna ha sempre lottato per trovare un equilibrio tra la sua soddisfazione personale e le aspettative del pubblico. I media hanno prestato molta attenzione alla sua vita privata e lui è stato costretto a escogitare una strategia che gli permettesse di adempiere ai suoi veri obblighi pur soddisfacendo il suo bisogno di isolamento. Anne è fermamente impegnata nei confronti della sua famiglia e delle sue responsabilità e ha resistito nonostante tutto quello che è successo. Inoltre, la vita sentimentale di Anne ha messo in luce la sua natura coraggiosa e autonoma. Il suo comportamento schietto e il suo impegno incrollabile a vivere la sua vita, secondo i suoi stessi standard, sono sempre state le caratteristiche che la contraddistinguono. Si è sforzata di trovare un equilibrio tra la sua vita privata e il suo dovere pubblico, e questo si è riflesso nei legami che ha mantenuto. Eventi inaspettati e coraggio. L'evento che ebbe luogo la sera del 19 marzo 1974 fu una delle occasioni più drammatiche della vita della principessa Anna. La principessa Anna e il capitano Mark Phillips stavano tornando a Buckingham Palace dopo aver partecipato a un evento di beneficenza. Si trovavano a Londra e stavano percorrendo The Mall.
Poiché la famiglia reale percorreva questa strada regolarmente, era diventata nota. L'avventura che stavano vivendo nel centro commerciale è stata bruscamente interrotta dall'apparizione di una Ford Escort bianca. Dopo aver preso contatto con il veicolo, l'autista Ian Ball è sceso dal suo veicolo e si è avvicinato in fretta. Quando Ian Ball ha tentato di far uscire la principessa Anna dal veicolo, lei si è rifiutata fermamente di scendere. Nonostante il rischio, è riuscito a mantenere la calma e la determinazione per tutto il tempo. La donna informa Ball: non succederà. Dimostrando un coraggio sorprendente, Ball si infuriò per il rifiuto di lei e si ostinò a seguire il suo piano. Ma la principessa Anna si salvò. Uno scrittore di nome Brian McConnell, che passava di lì in quel momento, assistette alla scena e iniziò a correre per offrire il suo aiuto. Nonostante il caos, i soccorsi sono arrivati sul posto. L'agente Michael Hills, arrivato sul posto, si è ferito mentre affrontava Ball, che ha ingaggiato un combattimento. Alla fine, Ball è stato messo sotto controllo e preso in custodia, grazie alle azioni coraggiose di Hills e all'assistenza di altri testimoni. Numerose persone sono state colpite dalla reazione della principessa Anna durante la crisi. Il suo comportamento coraggioso è stato dimostrato quando ha mantenuto la calma e la fermezza nel non voler abbandonare l'auto. L'evento non solo ha sottolineato il suo coraggio, ma ha anche portato alla luce i pericoli che i membri della famiglia reale devono affrontare. È stato effettuato uno studio e un miglioramento delle norme di sicurezza della famiglia reale e sono state messe in atto ulteriori misure di protezione. È stato reso omaggio alle persone coraggiose che sono intervenute in aiuto. Il commissario Beaton, l'agente Hills e Ron Russell sono stati insigniti della medaglia al valore dalla regina in riconoscimento delle loro azioni eroiche durante l'evento. Un ulteriore gesto è stato presentato a Russell, che ha mostrato gratitudine e stupore. Questo evento ha messo in luce l'importanza di conoscere a fondo i pericoli legati al mancato trattamento dei problemi di salute mentale. Potrebbe essere questo il motivo per cui il principe Carlo si preoccupa tanto della salute mentale degli altri? È stato l'evento che ha rappresentato un punto di svolta significativo nella vita della principessa Anna. La sua posizione di membro della famiglia reale fu messa alla prova e lei dovette dimostrare la sua resilienza e la sua determinazione per superarla. Il modo in cui reagì la sera del 19 marzo 1974 dimostra il suo coraggio e la sua dedizione ai suoi obblighi, anche quando gli si presentarono circostanze estremamente pericolose. Il fatto che fosse appena tornata da una funzione di beneficenza è un elemento da tenere presente. Il sostegno alla principessa Anna come mecenate. Essere attivamente coinvolti in una serie di organizzazioni e cause è uno dei compiti più difficili che comporta essere un membro della famiglia reale. Fin dall'inizio della sua esistenza, la principessa Anna ha sempre dimostrato di essere profondamente impegnata nell'assistenza agli altri, fin da giovane. La principessa Anna ha ricevuto istruzioni sull'importanza di partecipare a iniziative caritatevoli di vario tipo. Avendo assistito alla passione che i suoi genitori e nonni reali avevano per una serie di cause, è stata ispirata a impegnarsi nella comunità fin dalla più tenera età. Il suo impegno precoce nel servizio pubblico è stato dimostrato dal fatto che ha ricevuto la sua prima grande sponsorizzazione quando era ancora un adolescente. La carica di presidente di Save the Children UK è forse una delle più significative che la principessa Anna abbia mai ricoperto. Grazie all'assunzione di questo incarico all'età di 21 anni, è diventato una figura importante all'interno dell'azienda. L'obiettivo di Save the Children, un'organizzazione non governativa che opera su scala globale, è garantire che ogni bambino abbia accesso a possibilità di crescita economica equa, istruzione di qualità e cure mediche di qualità. Durante il suo mandato di presidente, la principessa Anna ha visitato diversi paesi per studiare da vicino il lavoro di Save the Children. Nel suo ruolo di sostenitrice dei diritti e delle esigenze dei bambini, si è recata nei campi profughi, nelle scuole e in altre istituzioni sanitarie. Dopo l'istituzione del Princess Royal Trust for Carers nel 1991, la principessa Anna ha creato nello stesso anno il Carers Trust, i caregiver che forniscono aiuto non retribuito ai familiari malati. Disabili o anziani sono sostenuti da questa organizzazione con un'assistenza finanziaria. Per alleviare il carico di lavoro di questi caregiver, il Trust fornisce loro informazioni, risorse e sostegno.
La partecipazione della principessa Anna è stata fondamentale per richiamare l'attenzione sull'importanza dei caregiver e per garantire loro le risorse di supporto adeguate. Inoltre, la principessa Anna è sostenitrice di un gran numero di organizzazioni che si impegnano ad assistere le persone che lottano con problemi di salute. Attraverso il suo lavoro di volontariato, contribuisce a questioni come la ricerca sul cancro, la salute dei bambini e il benessere degli anziani. Grazie al suo gentile contributo, vengono portate alla luce importanti problematiche sanitarie e vengono sostenuti la ricerca e i servizi che migliorano la qualità della vita. La principessa Anna sostiene inoltre le cause legate alla conservazione e all'ambiente. È sostenitrice di programmi che mirano alla conservazione degli animali, allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e alla salvaguardia degli ecosistemi naturali. Grazie al suo impegno, sempre più persone sono consapevoli dell'importanza di proteggere l'ambiente per il bene delle generazioni future. In riconoscimento del suo lavoro in questo campo, il presidente dello Zambia, Kenneth Kaunda, l'ha candidata al Premio Nobel per la pace nel 1990 e nel 1991 ha istituito il Princess Royal Trust for Carers. Non c'è dubbio che il tempo trascorso a lavorare con la St. John Ambulance, dove ha ricoperto il ruolo di comandante in capo dei cadetti della St. John Ambulance Cadets, ha avuto un'influenza significativa sulla vita di un gran numero di giovani. Inoltre, è sponsor del St. Andrew's First Aid, un'organizzazione caritatevole. È patrocinatrice di Mercy Ships, un'organizzazione benefica internazionale che gestisce le più grandi navi mediche non governative del mondo, sin dalla sua fondazione nel 2001. Il patrocinio della principessa Anna. Ad oggi, la principessa Anna è ufficialmente affiliata a più di 200 organizzazioni benefiche. È un riflesso dei suoi interessi e del suo impegno a fare la differenza nella vita degli altri che la gamma e la profondità delle sue sponsorizzazioni sono così ampie. Ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli altri, sia attraverso la protezione dell'ambiente, lo sport, le organizzazioni militari, le questioni sanitarie o le organizzazioni di beneficenza per i bambini. Un numero illimitato di persone e di cause ha tratto vantaggio dal suo impegno diligente, che ha anche portato l'attenzione su circostanze importanti. Gli atti di altruismo compiuti dalla principessa Anna hanno colpito e ispirato un gran numero di persone in tutto il mondo. Un personaggio noto per essere schietto e aggressivo è quello della principessa Anna. Nonostante la sua dedizione agli obblighi reali e il suo lavoro nel settore umanitario le abbiano procurato molti consensi, la sua schiettezza e il suo modo di comportarsi hanno comunque causato tensioni. Se continuate a guardare, alla fine scoprirete chi non le piaceva di più. Le relazioni tese. Nel corso della sua vita, la principessa Anna ha dato grande importanza ai rituali e alle pratiche associate alla famiglia reale. Oltre al fatto che si concentra molto sulle sue responsabilità reali, è nota per la sua genuinità e per aver tenuto la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico. Meghan Markle, invece, ha portato nella famiglia reale un punto di vista più moderno e diversi anni di esperienza di attrice. Inoltre, la principessa Anna è Meghan Markle. Meghan Markle ha regolarmente utilizzato la sua posizione per condurre campagne a favore di una serie di problemi sociali, dimostrando di impegnarsi in tal senso. Fin dall'inizio della sua relazione con il principe Harry, il loro rapporto è stato pieno di drammi e caratterizzato dalla mancanza di prevedibilità. La principessa Anna ha dimostrato una grande vigilanza e protezione nei confronti del principe Carlo e del principe Harry sin dalla scomparsa di sua madre, la principessa Diana. Il fatto che Harry e Meghan siano così drasticamente diversi l'uno dall'altra, invece, ha suscitato in lui qualche perplessità sulla loro relazione. Come riporta il Daily Star, un presentatore televisivo ha affermato che la principessa Anna è eccezionale e non si lascia influenzare dai commenti. Una dichiarazione rilasciata dalla presentatrice indica che la principessa Anna non è il tipo di persona che indora le proprie emozioni. Non era universalmente accettato che Meghan Markle entrasse a far parte della famiglia reale. In part, ciò era dovuto al fatto che la donna fosse di razza mista e avesse una carriera da attrice. La principessa Anna, proprio come suo padre, il principe Filippo, ha dimostrato non solo la forza d'animo di esprimere le proprie idee, ma anche il coraggio di farlo quando altri hanno deciso di non farlo.
Da quando Meghan Markle si è unita al principe Harry nel 2018, la principessa Anna ha nutrito alcune riserve nei suoi confronti. Secondo quanto riportato, la figlia della defunta regina Elisabetta, che oggi ha 73 anni, riteneva che l'attrice, che oggi ha 42 anni, non sarebbe stata in grado di mantenere a lungo la sua posizione di membro della famiglia reale. Solo 2 anni dopo la sua profezia si è avverata. Markle e Harry, che in precedenza avevano mantenuto una posizione di rilievo all'interno della famiglia reale, hanno deciso di ritirarsi nel 2020 e di andare a Montecito, in California, per sfuggire all'attenzione dell'opinione pubblica. Un esperto di affari reali di nome Neil Sean sostiene che, durante il loro primo incontro, Anne ha impartito alcuni consigli estremamente saggi al neoreale, condividendo informazioni sul legame esistente tra Markle e la principessa. Sean ha osservato in un'intervista che questo reale senior non accetta sciocchezze, proprio come suo padre, il defunto duca di Edimburgo, anch'egli un reale senior. Quando, durante il loro primo incontro, Anne ha esortato la duchessa di Sussex a considerare il suo impiego come un lavoro piuttosto che come una strada verso la celebrità. La duchessa di Sussex è stata colta di sorpresa dalla dichiarazione. Meghan Markle non è l'unica a essere rimasta turbata dall'atteggiamento severo della principessa. Inoltre, ha avuto effetti su una serie di altre personalità importanti. Per scoprire chi altro è coinvolto, andiamo più a fondo nella storia. A chi ci riferiamo? La principessa Diana era una principessa. La principessa Diana è ancora considerata uno dei personaggi reali più venerati del XX secolo, nonostante sia scomparsa nel 1997. Detto questo, il suo rapporto con la principessa Anna, che era sua cognata, non era facile. È probabile che non comprendessero il punto di vista dell'altro perché avevano ben poche cose in comune. Il carattere emotivo di Diana non era ben compreso dalla famiglia reale e Anna, nota per il suo atteggiamento schietto, molto probabilmente non andava d'accordo con Diana. Diana non era ben compresa dalla famiglia reale. Negli anni '80 sono state fatte molte congetture sul legame tra la principessa Diana e la principessa Anna, con l'accusa di una lunga tensione tra le due. Da quando Diana è entrata a far parte della famiglia reale, si dice che la nuova principessa del Galles e l'unica figlia della regina, Elisabetta II, siano in competizione per il riconoscimento pubblico e istituzionale. Era il 1984 quando la principessa reale non fu scelta come madrina del principe Harry, il secondo figlio del principe e della principessa di Galles. Questo evento servì a intensificare la tensione che esisteva tra Diana e Anna. Nonostante il principe William sia il figlio maggiore di Diana, Anna non fu scelta come madrina. In un'intervista con il SIG, Burnett, Diana ha fornito una spiegazione su queste affermazioni e le ha commentate. È chiaro che Anne non è stata scelta come madrina di Harry, e questo è il motivo per cui è nato il racconto. Diana ha continuato dicendo: ci sarebbe stata la possibilità se nostro figlio fosse stato una femmina. Tuttavia, da quando è nato Harry, abbiamo deciso di avere un figlio biologico. Il padrino principale di Harry è suo zio, il principe Andrea, e ha anche altri 6 padrini. Tra i padrini figurano Lady Sarah Chateau, figlia della principessa Margaret, Caroline Bartholomew, amica intima di Diana, e Brian Organ, pittore di ritratti. Il fatto che la figlia della regina non abbia partecipato al battesimo di Harry ha fatto aumentare le speculazioni su una possibile rivalità tra Anna e Diana. Secondo un articolo pubblicato dal Daily Express nel 1984, Anne avrebbe rifiutato di partecipare all'evento perché scontenta di non essere stata scelta come madrina per la seconda volta. In una lettera a William, il giornalista reale Ashley Walton ha riferito: la sua insoddisfazione si trasformò in una forte tensione familiare quando venne a sapere che suo fratello minore, Andrew, sarebbe stato il padrino del principe Harry, che all'epoca aveva solo 3 mesi, mentre lei non era stata inclusa nella lista dei padrini proposti per il bambino. Anne rifiutò ripetutamente le date offerte per il battesimo, adducendo il fatto che era troppo impegnata. Come ricordò Mrs. Walton. Di conseguenza, il battesimo fu ripetutamente rimandato. Alla fine, Carlo e la regina decisero di celebrare la cerimonia nella St. George's Chapel a Windsor, e Anna non si presentò. Nello stesso anno, il presunto disaccordo con la cognata fu discusso anche nel programma televisivo Wogan, durante un'intervista con Diana e Carlo.
Il presentatore Terry Wogan pose alla monarca la seguente domanda. Recentemente si è detto che lei e la principessa del Galles non andate molto d'accordo. L'affermazione è stata smentita da Anna, che ha dichiarato: sì, è stata una delle sue migliori storie di fantasia. Wow. Anne ha fornito la seguente risposta quando è stata interrogata sulla sua assenza. Al battesimo di suo nipote l'anno precedente. È stato un grande peccato non poter partecipare. Ma mi era stata offerta solo una data. Ha anche detto che l'allora marito, il capitano Mark Phillips, l'aveva impegnata in un precedente fidanzamento. Al termine della conversazione, ha dichiarato: non credo che Charles e Diana abbiano sentito la nostra mancanza. È possibile affermare che i figli della principessa Anna hanno più che compensato l'assenza in termini di emozione, grazie al fatto che l'evento si è svolto in modo eccellente. Le due principesse sono state viste raramente insieme, stando alle testimonianze fotografiche e alle apparizioni pubbliche, nonostante il pubblico abbia negato che abbiano mai avuto contrasti tra loro. Nel 1992, Anne sposò il suo secondo marito, Sir Timothy Lawrence, e questo fu il momento in cui il dramma raggiunse un nuovo livello. In quella che sembra essere una forma di vendetta per la sua assenza durante il battesimo di Harry, Diana decise di saltare la cerimonia privata che si svolse nella tenuta di Balmoral in Scozia senza la sua presenza. Tuttavia, la sua assenza potrebbe essere legata al fatto che il matrimonio si è svolto solo 3 giorni dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra Diana e il principe Carlo, avvenuta il 9 dicembre. Secondo gli specialisti reali, i rapporti tra le due principesse erano inizialmente tesi, nonostante le loro apparizioni pubbliche e i loro commenti ufficiali. La principessa reale dimostrò il suo sostegno al nipote in un momento vitale, nonostante il fatto che Anna non fosse stata scelta come madrina di Harry e la chiara indifferenza che esisteva tra le due principesse. Purtroppo, il 31 agosto 1997, Diana rimase uccisa in un incidente automobilistico a Parigi e la sua morte fu un evento tragico. Anna era piuttosto simpatica al principe Carlo e a Harry, nonostante il rapporto complesso con la madre scomparsa. Nel suo libro The Diana Chronicles, pubblicato nel 2007, la storica reale Tina Brown ha affermato che la principessa Anna era particolarmente attenta a Harry. Ha poi aggiunto che la principessa Anna era particolarmente affettuosa con Harry, la cui fragilità era evidente. Lo guidò in un viaggio intorno alla natura di Balmoral, portandolo a piedi e a cavallo. I contrasti di personalità che esistevano tra la principessa Anna e la principessa Diana, così come la funzione che ognuna di loro svolgeva all'interno della famiglia reale, furono la causa principale del rapporto teso che esisteva tra loro. La personalità convenzionale e contenuta di Anna era in diretta opposizione all'atteggiamento emotivo ed estroverso di Diana, visibile nelle interviste e nelle dichiarazioni pubbliche. I loro approcci erano opposti nonostante fossero entrambe figure pubbliche. Nonostante l'impegno nei confronti dei loro compiti, il fatto che utilizzassero approcci diversi rendeva impossibile la nascita di un rapporto personale. Che cosa ne pensate di com'è la principessa Anna? Credete che abbia motivi per mantenere queste disparità con altre personalità? Fatemi sapere i vostri pensieri. Scrivete i vostri pensieri nella sezione commenti. Prima di partire, assicuratevi di cliccare sul pulsante Mi piace e di guardare gli altri video che sono attualmente visualizzati sul vostro schermo.